idea del contesto in mediazione, e ho pensato a questa idea che ciascuno porta un mondo con sé, no? Quindi quando entra in relazione con un altro, porta un mondo che si incontra con un altro mondo di linguaggi, di esperienze, di pregiudizi, di aspettative. E quindi si crea un contesto particolare in quella crisi di relazione, che può essere molto diverso da quello di un'altra relazione, di un altro conflitto. A livello etimologico ho scoperto questa espressione che mi piace molto, che è contessere. Contesto, viene detto contessere, quindi Ma io contesto lo chiamerei anche ambiente, io un sinonimo all'ambiente che sta intorno, cioè tutto ciò che sta intorno, persone, sentimenti interni piuttosto che questioni esterne, magari cambiano e per riuscire a interpretarle probabilmente magari bisogna prima esplorarle se siamo in un contesto che non conosciamo. Quindi comunque in qualche modo il contesto condiziona le parti e le parti nella loro interazione condizionano il contesto, per cui è qualcosa che è in continua evoluzione. Perché le parti hanno già una relazione danneggiata, ma che comunque quando arrivano davanti al mediatore la loro relazione genera un contesto tra di loro in cui si inserisce questa figura terza che è il mediatore. Che il contesto lo leggi come lo sfondo, il discorso prevalente che in quella situazione si presenta. Il contesto, diciamo, lo sfondo cognitivo io lo comprendo man mano che conosco e ascolto le persone che sono in mediazione. Perché... ed in fondo una delle strategie di base che noi utilizziamo è proprio quello di creare i presupposti affinché la mediazione, la sessione di mediazione sia una occasione di conversazione produttiva, no? Quindi in questo modo cerchiamo di creare più che creare un contesto, io direi essere nel contesto, cioè essere coerenti. Sono un po' titubante sull'idea di, se sto seguendo l'interazione di due parti che sono due, per esempio contadini o sono due uomini d'affari, usare una loro terminologia per essere più vicino al loro contesto. Sono un po' titubante e forse anche contrario perché credo che questo snaturi la figura del mediatore. Io distinguerei tra contesto intendendolo come clima emotivo, cognitivo e fisico che si crea nel gruppo di lavoro, perché necessariamente, per usare un po' le suggestioni di Claudio Neri, si crea un gruppo laddove ci sono le parti e il mediatore, e quindi si crea un clima, e secondo me è compito del mediatore creare, quindi me lo sento proprio come compito del mediatore quello di creare un clima favorevole alla conversazione. Se contesto è contessere insieme, nel momento in cui il mediatore arriva in qualche modo, volente o nolente, nella relazione che esiste fra le parti, inserisce se stesso e quindi un altro filo in quel tessuto, e quindi inevitabilmente quel contesto cambia. Ho detto, nel caso in cui tu debba fare un intervento in un'organizzazione complessa, cioè quindi che non è una mediazione, o un intervento in una mediazione ex decreto 2810, probabilmente a livello di preparazione dell'intervento dovrei fare delle cose un po' diverse. Cioè focalizzarsi troppo sul contesto ed analizzare con chi ci incontriamo, a mio avviso può essere pericoloso. Per esempio, una cosa che non faccio più è leggermi le carte che mi arrivano dalla mediazione, perché ho paura di farmi un'idea mia, di capire io il contesto, di avere l'ansia di prepararmi, perché magari... A differenza di Alessandra, io in realtà invece studio le carte. Secondo me il mediatore ha la possibilità, e a volte lo fa magari anche senza volerlo, di cambiarlo il contesto, perché dipende da come si pone. Però quello che mi sembra sia emerso è che il contesto è il modo in cui
gli interessati ad un discorso conflittuale, il modo in cui essi interagiscono in quel momento in cui il mediatore li vede e partecipa a quel discorso. Quindi è come se il contesto debba essere interpretato di volta in volta nel momento, essendo necessariamente quindi variabile di volta in volta, e con la specifica che nel momento in cui interviene il mediatore è lì, indipendentemente che sia trasformativo, che sia quello che è, qualche cosa fa, qualche cosa impatta e cambia quindi il contesto. Il punto è come lo cambia e che cosa fa. Certo.